Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, chi come noi fa questo strano lavoro di scrivere musica per le immagini, molte volte non si pone la questione di come si faceva prima. La domanda, ma prima del digitale, prima dei computer, della DO. La DO. Sembra incredibile, ma facevano lo stesso i film, facevano lo stesso le colonne sonore, ma e quindi come facevano? La mente umana anche qui ha avuto tante intuizioni, tanto ingegno, che soprattutto che abbiamo approfondito per questo video, io le ho trovate pazzesche, cose di 100 anni fa, incredibilmente moderne. Più di 100 anni fa. Perché alcune sono degli inizi del Novecento. Il cinema proiettato veniva musicato dal vivo, col pianoforte, in sala, con qualsiasi cosa. Però dopo qualcuno ha iniziato a porsi questo dilemma: ma se noi volessimo proprio fare qualcosa che segue il tracciato, no, della pellicola, che segue la scena, l'azione. Sì, perché le musiche che venivano fatte dal vivo erano generiche, avevano un mood, esatto, ma non erano ovviamente sincronizzate con l'immagine che stava andando. E allora qualcuno si è messo a pensare, mumble, qualche mente notevole ha iniziato a dire: uniamo le tecnologie. Abbiamo la proiezione, quindi abbiamo la pellicola, abbiamo la riproduzione su Ceralacca. Benissimo, allora uniamo le due cose, ovvero accoppiamo il motore della proiezione con il giradischi, banalmente. E il giradischi ovviamente dovrà riprodurre qualcosa. Certo. Cosa buttiamo dentro a quel giradischi? Una bella registrazione sonora. Ok. E cosa meglio di un bel microfono in una sala con tanta gente che suona? Quindi non come l'ultimo video che abbiamo visto oggi, 200 microfoni, gli spot, il Decca 3, un microfono per tutti, insomma. Esattamente. E quindi ovviamente anche lo spettro sonoro era un pochettino più limitato. Esattamente. Il Decca 3 di cui parliamo spesso non arriverà molto tempo dopo, sì, no? Alla fine no, negli anni 50, quindi sono anni veramente una golden age, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista dell'inventiva tecnologica. Infatti questo problema se ne sono posti in molti e ci sono state diverse soluzioni. Perché? Il primo, questo di cui stiamo parlando, è il sistema Vitaphone. O Vitaphone. Diciamo Vitaphone in mio onore, ma potrebbe anche essere Vitaphone. Diciamo Vitaphone, dai. Dalla metà degli anni 20 fino al 1930. E in cosa consisteva? Progettato dalla Western Electric, consisteva nel incidere musica su questi dischi che erano simili ai grandi 78 giri, andavano a 33 giri e un terzo, e avevano un piccolo problema: se qualcosa andava storto la puntina slittava, andava a farsi benedire. Ok, quindi in registrazione c'era lo stesso problema. Ora tu, Vito, hai diretto, no, la colonna sonora che abbiamo registrato a Praga. Noi avevamo la libertà di dire no, fermi tutti, no Vito aspetta, no, rifacciamo rifacciamo da battuta 6 a battuta 8. Esatto. Peccato che se lì fosse entrato qualche rumore o qualche errore, niente, si doveva ricominciare tutto da capo. Allora, da questo punto di vista immaginate comunque la bravura necessaria per fare tutto giusto. Chiaramente facevano anche delle prove, per amor del cielo, insomma, però era: ragazzi, guardate che stiamo registrando, per cui deve essere buona. Esatto. Pensa se sbagliavano l'ultimo accordo, raga, teoricamente c'è dei rulli che duravano un poco meno di 10 minuti indicativamente, esatto. E se si sbagliava al 9 minuto e 27esimo secondo, rifà tutti da capo. A un certo punto qualcuno disse: possiamo riuscire a trovare qualcosa che ci agganci un pochino di più al fotogramma? Idea: usiamo la luce. Ecco. E questo era avanti di 1000 anni. Mamma mia. Anni. Cioè, praticamente come funzionava? Raccontiamolo bene. Allora, sul margine della pellicola, e lo possiamo vedere anche nelle immagini, abbiamo disegnata proprio otticamente la forma d'onda, identica oggi per noi è automatico alle forme d'onda che usiamo oggi e che anche qui stiamo vedendo. Esatto, tutti noi diamo per scontato una forma d'onda. Certo. Oggi noi ragazzi sono abituati a vedere la rappresentazione grafica del movimento, ma ai tempi, cioè ragazzi, parliamo del 1930, fantascienza. Qualcuno ha visto la fantascienza, ha visto il futuro.
perché l'idea qual è stata? Imprimiamo sulla pellicola una differenza luminosa in due modi diversi, o con l'ampiezza, quindi andando a rappresentare graficamente quella che oggi è la forma d'onda, certo, così come visivamente la vediamo tutti i giorni in qualsiasi contesto, oppure in un modo definito a densità variabile, dipendente quindi da quanta luce riusciva ad attraversare la pellicola e quindi quanta luce fosse in grado di colpire la cellula fotoelettrica. Qual è il principio? La luce comanda la cellula fotoelettrica che a sua volta genera degli impulsi elettrici. La variazione di luce genera variazione elettrica. Questo permise di agganciare senza possibilità di errore la traccia, la banda audio disegnata proprio sulla pellicola a margine dei fotogrammi che venivano proiettati. E questa fu la prima grande, geniale innovazione che aprì veramente poi il mondo a questo tipo di fruizione audiovisiva che è durata di fatto fino agli anni 90. Cioè fino all'avvento del digitale. Fino all'avvento del digitale. È cambiata in che termini? Si arrivò subito a pensare di mettere parallelamente su una pellicola apposita più bande, no? E quindi perché più bande? Più canali. Però c'era un problema. E qual era questo problema? È che tutto ciò che veniva impresso era tutto ciò che veniva captato dal microfono. E come si faceva a bilanciare le cose? Allora, oggi è facile, abbiamo i mixer, esatto, e alziamo e abbassiamo i livelli. Là c'era questa figura del tecnico di registrazione che fondamentalmente era un mixer umano. Esatto. Cioè, trovava la collocazione fisica giusta, per cui diceva, provava, dice, no, i tromboni sono troppo forti, andate più indietro, esatto, perché ovviamente essendo un unico microfono, essendo i tromboni più indietro ed essendo strumenti molto sonori, non predominavano. Oppure al contrario diceva, no, Ark, venite più avanti. Cioè, a me questa cosa del mixer umano mi fa ridere un sacco. Ma anche il riverbero entrava in gioco. Troppo riverbero avrebbe generato confusione nell'incisione o nell'impressione della pellicola, e quindi l'informazione doveva quantomeno essere chiaramente leggibile. Ecco perché gli score in stage avevano una riverberazione moderata, no? Moderata, contenuta. Il Vitaphone, brevettato nel 1925, dicevamo, dalla Western, 100 anni fa, capisci? Utilizzava dei dischi di CRH di 16 pollici. Sia il proiettore che il giradischi erano azionati dallo stesso motore elettrico e quindi non dovevano andare assolutamente alla stessa velocità, altrimenti ci sarebbero stati problemi di sincrono. Esattamente. E all'inizio di ogni proiezione cosa accadeva? Ogni disco all'inizio doveva essere messo in modo tale che partisse nel punto corretto, punto giusto, certo. Perché se partiva disallineato anche di pochi fotogrammi, ciaone, tutto farsi benedire, ciaone. Certo. Queste prime registrazioni ottiche che risposte in frequenza avevano? Andavano giù in basso perché partivano circa dai 100 Hz, sì. Si fermavano ai 5000. Quindi, non amplissima, ecco. Però ebbero tempo di migliorare, ma immaginiamoci la sorpresa del tempo, no? Di vedere un film e di sentire un audio che comunque arrivare a 5000 Hz è tanta roba, e sentirlo senza nessuno che suonava. Sì, ma io credo che per i primi spettatori del cinema sonoro deve essere stata una roba epocale, e non per niente poi da lì è iniziata veramente la Golden Age, non per niente facevano poi oltretutto dei numeri di pubblico e di incassi da paura. Facevano decine di milioni di dollari di incassi negli anni 20, certo, cioè cifre pazzesche. Ovviamente, come c'è oggi, c'era ai tempi un direttore d'orchestra, naturalmente, che serviva non solo per far andare insieme l'orchestra allo stesso tempo, ma per fare in maniera diversa quello che ancora oggi si fa, cioè sincronizzare quello che sta succedendo con quello che stiamo ascoltando. Allora, fondamentalmente, qual è la tecnica di un brano per immagine? Hai dei punti importanti che sono, come dire, degli appuntamenti, ok? Ci vediamo lì alle ore, ci vediamo lì alle 15 e noi ci vediamo là alle 16 e così via. E come erano, anziché le ore,
Cosa si segnava? Ci segnavano i footage, si segnava. I piedi, Sì, i piedi della pellicola. Esattamente. Al piede 28, Esattamente. I direttori sulla partitura avevano segnato a che punto del piede, cioè proprio della misura, la lunghezza, la misura della pellicola. Ovviamente stiamo parlando di misure anglosassoni, certo. A che punto, diciamo, traduciamola al 22esimo metro e 45esimo centimetro, sparo, ecco, c'è quella roba lì. E il direttore doveva aumentare o diminuire la velocità per fare in modo di arrivare con precisione al punto che si era segnato. E aiutato anche con i famosi streamers, no? Come abbiamo fatto vedere nella puntata quella lì. Fondamentalmente il direttore vedeva il film, naturalmente, perché doveva appunto sincronizzare la musica che stava dirigendo su quelle immagini. Dopodiché il direttore aveva una specie di barra, che è una sorta di conto alla rovescia, che quando la barra aveva finito di passare per lo schermo, quello era l'appuntamento. Allora, questi punti di particolare contatto tra musica e immagini ancora oggi vengono detti sync, ma in inglese li chiamano anche hit point, i punti di colpo. Esatto. Perché? Perché in origine erano questi, in realtà erano magari appunto un pugno, erano magari una porta che si chiudeva, era un cambio di inquadratura, insomma era una cosa molto forte, ecco, certo. Insomma, e quindi ancora oggi si chiamano hit points. O hit abbreviati. E la direzione era un lavoro ultra chirurgico, no? Assolutamente, e molto specializzato. Infatti c'erano direttori che facevano solo quello. Certo, anche perché da lì non c'erano molte altre possibilità, cioè, ciò che eseguiva il direttore era ciò che rimaneva impresso, e se rimaneva impresso sbagliato, ciao, cioè basta, non c'era editing. E soprattutto la necessità appunto di conoscere questa metodologia di lavoro faceva in modo appunto che le figure fossero estremamente specializzate, quindi magari era inutile andare a chiamare Toscanini esatto. perché non avrebbe saputo cosa fare. Assolutamente. Avrebbe saputo dirigere la musica naturalmente, ma non avrebbe avuto idea di come sincronizzarla con l'immagine. Esattamente. E rendiamo grazie a The Jazz Singer. Esatto, il primo film sonoro del 1927 fatto con il Vitaphone. Esatto, e che aprì la strada a questo meraviglioso mondo, e senza il quale forse oggi noi non faremmo questo lavoro. Direi o comunque no, insomma, allora, ovviamente non si può mai sapere gli sliding doors della vita, però quello è stato un passaggio determinante. Esatto, chissà, magari adesso avremmo una DAW completamente diversa. Però la cosa che veramente colpisce è questa idea di un sistema dopo il Vitaphone, quello ottico, in grado di rappresentare la forma d'onda visivamente, cioè proprio graficamente, farla poi leggere da un fascio di luce e trasformarla in impulsi segnale elettrici e quindi acustici. Cioè, questa cosa no ragazzi, era 100 anni fa. Bene, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, se volete costruire un Vitaphone o un sistema ottico. Allora, io sono sicuro che la maggior parte di voi non conosceva questa storia, e io stesso vi assicuro che lo conoscevo in maniera abbastanza grossolana, ma questo è anche il bello, no? Andiamo per fare ricerche, scopriamo cose e per cui tutti a prendere lampade di mercurio, incandescenze in grado di impressionare pellicole, e fatevi il vostro Vitaphone homemade. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, che è sempre segno di apprezzamento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.